super arancione, però ho preferito fare qualcosa di più italiano. Più italiano, anche perché lì finì male per la Ferrari, quindi. Questa volta la facciamo finire bene, dai. Grande. Partiamo. Dai. Neptune's Net, che è stato teatro di Fast and Furious 2000. Sì. Point Break, se non sbaglio. Point Break, che sì. poi sono film che si autocopiano, no? Sì. Fast and Furious ha copiato Point Break. Beh, tutto basato su Body e Toretto. Sì. E lui è Keanu Reeves e Brian O'Connor. Quindi mi vuoi dire che tu fai Brian O'Connor, io faccio Dominic Toretto perché sono pelato. Lui è ingrassato adesso, tra l'altro. Anch'io, quindi siamo a posto. E che ti volevo dire? No, ma hai detto che c'è stato un altro Fast and Furious che io non conoscevo. Ma infatti io guardando un po' su internet ho visto che c'è un Fast and Furious del 1955 con delle macchine fuori di testa, cioè c'erano 5 macchine, adesso non mi ricordo neanche quali fossero, ma più o meno la trama era quella. Il 1955 è disponibile, cioè si può vedere ovunque, si chiama The Fast and the Furious. Secondo te quanto ha cambiato i motori dal punto di vista collettivo quel film lì? Fast and Furious? Sì. Quello del 2000? Sì. Purtroppo tantissimo. Cioè da una parte, allora intanto partiamo dal presupposto che come tutti, e chi dice di no mente, quando uscì io mi gasai da morire. Ma sai, stiamo scherzando, c'è una super arancione. Ecco, dai. E c'erano tante cose che mi piacciono ancora adesso di quel film. Il primo era imbattibile, gli altri poi sono andati calando, adesso è diventato un action movie che non ha più senso. Però quando uscì io mi ricordo che rimasi, non dico in piedi sul divano, ma in ginocchio sul divano. Sì, perché quando uscì avevamo 15 anni, 16 anni, quindi figurati. Considera in VHS, cioè, voglio dire, ci scambiavamo nello spogliatoio della mia squadra di basket, ci scambiamo questa cassetta per settimane, finché non l'avevamo visto tutti. Ma dai. Sì, ce lo siamo visto tutti sulla stessa VHS e ce lo rimbalzavamo. Io l'ho rivisto la stessa sera, non dico 3 volte ma 2 sicuramente, perché mi piaceva proprio il fatto che finalmente facevano vedere le macchine in un modo un po' diverso. Erano veramente protagoniste. E poi c'era anche un po' di meccanica, la cosa che mi piaceva a me. C'era lo shop, la preparazione. Esatto. Guarda, il momento più figo di tutti è tutto il montaggio video di quando preparano la Supra. E quando c'è la scena con la Ford 150 stracolma di ricambi e loro tutti con le macchine dietro che poi tra l'altro quel Ford F150 è un Lightning che adesso, essendo quasi importato americano, ho imparato a conoscere che negli anni 90 sono usciti anni 90, inizio 2000, ma anche prima, però in quel periodo lì uscirono dei quasi racing pick-up, no? E quindi il Ford F150 aveva sto V8 5.7, mi pare, se non sbaglio. Io mi ricordo che c'era il motore della Viper, ma può essere... No, quello era un altro. Okay. Quello era il Dodge SRT10, SRT10 che aveva il motore e infatti fa parte dello stesso gruppo. Sì. E quel Ford Lightning lì c'ha un compressore volumetrico sopra sto V8 e io una volta l'ho anche guidato, fa un casino. Sembra di guidare un aspirapolvere, ma 380 cavalli. E Brian O'Connor lo guidava, io dicevo, ma cazzo è bello quel pick up, basso, largo, bello. No, lì cambiò un'epoca indubbiamente. Poi il problema secondo me non è stato Fast and Furious 1, bensì il secondo, che ha cambiato le cose in peggio, perché nel secondo è solo apparenza, non c'è niente non c'è quel... Aspetta, il secondo è quello a Tokyo o è quello è il terzo. Perché quello a Tokyo non è male. Secondo me, dai, alla fine è un po' di Giappone, è uno spin-off. Lì c'è da vedere tanta guida che comunque, e se vedi i successivi l'hanno fatti al computer, ma Tokyo Drift, da quello che ho visto io, è quasi tutto guida vera. Ecco. E quando vedi fare quelle manovre, insomma, io non sono un fan del drift più di tanto, cioè è come la schiacciata nella pallacanestro, come dicevo poco fa. Ci sta, è il gesto massimo, però non puoi fare... Cioè la gara delle schiacciate in pallacanestro è una rottura di coglioni. Sì, infatti. La schiacciata ci sta in partita, quindi il traverso ci sta, ma ci sta come evento, è il culmine della guida, del controllo di una macchina. Tutto quello lì, alla lunga, a me annoia. A me piace la guida veloce, pulita, e poi la sbavatura bella, che poi è un'imperfezione. Perché alla fine... Comunque per chiudere il discorso, io in quell'epoca avevo 16, 15, 14, 15 anni. E non potevo ancora avere la macchina, mi comprai la famosa 500L del 72 a 16 anni e la massacrai, povera macchina, comprai un sacco di cretinate ispirato a Fast and Furious e per fortuna 2 anni dopo ho cambiato tutto, l'ho rifatta da capo e a 18 anni ce l'avevo pronta
che era una bella 500. Però allora dimmi come l'avevi fatta quando era... No, Cioè, non lo vuoi voglio sapere. sì, Non lo vuoi sapere. No, voglio saperlo. Non lo vuoi sapere, avevo comprato anche i neon. Davide Cironi sui neo, ragazzi. Madonna, Mamma ragazzi. mia. Però Mamma vedi, mia. cioè io che mi ritengo e mi sono sempre ritenuto un purista della Madonna, nonostante questo, in quel periodo lì ero un cafoncello come tutti. Raga, fasi della vita, ma così. alla fine uno cresce, no? Ed è importante avere l'imprinting. E un imprinting come quando hai quell'età lì, no? 15-16 anni, di un film che ti parla di automobili, in quella maniera lì, che comunque è abbastanza Era coinvolgentissimo. coinvolgente e semplice anche da fruire, cioè, è bello Anche assolutamente. a parte le macchine, comunque come film, poi so che anche tu sei appassionato di cinema, come film era girato bene, Sì. cioè rispetto a quelli che sono venuti dopo, Sì. era perfetto, cioè il cast era perfetto, Sì. cioè Jordana Brewster, c'era lei come si chiama Letti? Michelle Rodriguez, Toretto, Brian, comunque la famiglia che hanno loro lì. No, era bello il barbecue Sì, alla sì, sera, sì, alla sì. fine. E ti ci ritrovi perché quelle sono cose che comunque tutti gli appassionati di che fanno macchine tutti, infatti. finiscono a fare. Infatti. Andare tutti in giro insieme con le macchine elaborate, cioè, era bello. Dopo è diventato un action movie che non era, perché lì non era un action movie, era un point break, tale e quale, che tra l'altro alla fine di point break Keanu Reeves lascia andare Body Sì. e lo stesso fa lui in Fast and Infatti, Furious, è infatti. proprio tale e quale. Infatti. E tutto parte da quel bar dove ci siamo incontrati stamattina. Esattamente. Che adesso tra l'altro hanno cambiato, perché su Fast and Furious si vede lui che entra con la Supra tranquillamente Sì. e parcheggia di fronte. Adesso hanno messo un muretto, quindi se ci provavo a farlo con questa testa rossa mi rimaneva nel muso. Tra l'altro ti piace questa testa rossa? Vabbè, io sfondi una porta aperta, Ferrari anni 80, tra l'altro venendo, te l'ho scritto prima su WhatsApp, venendo ho incrociato un F40 Vabbè. alle 7 del mattino, tu non puoi farmi vedere a Malibu un F40 che tra l'altro il tizio dentro era da solo e se ne andava nella sua bella morning drive così con l'F40. Vabbè. Sai, questo guarda, ti dico, è il bello, e qua magari apriamo una parentesi sulla California, no? Perché è veramente bella qua la passione e la competenza che la gente ha delle macchine, che non sembra, ma c'è una conoscenza della materia automobilistica, una passione anche per tutte le cose che vengono dall'Italia, che è incredibile. E poi si trovano, soprattutto a Los Angeles e nella SoCal, no? Nella parte bassa della California, ci sono eventi praticamente ogni giorno d'estate, poi a parte che è quasi sempre estate, ma 1000 cose diverse, è uno spettacolo. E la gente proprio vive vecchie Alfa. Io vedo più vecchie GTV, duetti qua in America che in Italia. È bellissimo, mi piace un sacco, c'è proprio una passione sfrenata e car culture qui è molto, molto presente e mi piace un sacco. Un duetto l'ho visto a Beverly Hills ieri. Ma Grigio. che spettacolo è un duetto del genere? Ma qui vabbè per il laureato, vabbè. Ma per carità, ma anche proprio per la macchina in sé, Sì. io sono un fan. Poi non ci sto dentro perché col ginocchio tocco il cambio e quindi ginocchio, volante non riesco. Beh, la cambiata bene. sotto ginocchio è famosa, quella io sono abituatissimo, beh, è normale. Cioè, certe macchine se non sei meno di 1,80 m la cambiata sotto al ginocchio è classica. Questo viaggio qui lo facciamo, è un viaggio un po' iconico, no? L'hanno sempre fatto tutti. Andare da Los Angeles a San Francisco passando per la PCH, no? Come si chiama? Che è Pacific Coast Highway, che è l'autostrada 1 californiana degli Stati Uniti, ed è la prima strada che tu incontri andando da ovest a est, quindi praticamente costeggia il mare. Adesso siamo in una parte di 101 che praticamente si riconnette con la 1 ed è uno dei drive secondo me più belli e più iconici. Poi nella Big Sur ci sono talmente tante storie che possiamo raccontare che finiremo domani. Da Jim Morrison che si perde in mezzo ai rovi, alle foreste della Big Sur per trovare, come si chiama, la porta per aprire le barriere della percezione, che era un misto tra la Big Sur e il deserto del Mojave col peyote, però vabbè, questa è un'altra storia. Però guarda, sono contento di farlo con te, sono contento di farlo su una Ferrari testa rossa, che secondo me è ancora una figata assurda, cioè è bellissima. E poi è adatta a questi viaggi qua. Cioè magari in testa rossa su una strada come quelle che ho io da me, dove faccio le prove di solito, non te la godi così tanto, ma su queste strade qui ti metti filo gas, ogni tanto gli dai una stiratina. Soprattutto questa qui che mi hai portato oggi è nuova. 10.000 miglia. 10.000 miglia. È nuova. Silenziosissima tra l'altro, poi oggi è una cosa che va tanto di moda questa, io ne odio parlarne, però è anche silenziosa. È comoda. Sì, anche.
odio parlarne, però sì, se non ha scarichi sportivi è anche silenzioso, cioè voglio dire. Ma sai, qui le fanno un po', vabbè, qua in America sono famosi per gli scarichi, per i vuoto che fanno un casino infinito, però io credo che questa macchina qua, come Gran Turismo, come Gran Tourer, come andare con stile e con eleganza da un punto A a un punto B è uno spettacolo. Sì. E poi ha questa linea Pininfarina che è... Credo che questa qui avesse un CX di 0,36 o qualcosa del genere, quando una Countach era 0,45 o qualcosa del genere. Quindi anche aerodinamicamente parlando avevano fatto un bel lavoro. Mi fa impazzire che è più larga dietro che davanti, sì. E mi fa impazzire che ha i pop-up lights, i fari a scomparsa. Ecco, cioè, ecco. Quelli non si battono. Io sto ancora piangendo da quando li hanno vietati. Questa è una delle poche applicazioni del flat V12, del motore 12 cilindri piatto di Ferrari, che è partito dalla 365, macchina spettacolare, bellissima, con i tre scarichi, te la ricordi? Carburatori, con i 3 fari dietro anche. Carburatori, e poi è passato attraverso la 512 BB, che tutti pensano che BB stia per berlinetta Boxster, ma in realtà sta per berlinetta Bialbero. E questo non è un motore Boxster, è un motore piatto, che è una cosa diversa. Completamente diversa. Completamente diversa. E lo ripetiamo per la 1000ª volta, anche se sarà penso veramente la 5ª volta nei nostri video che viene fuori. La differenza è l'ancoraggio della biella sull'albero a gomiti, quindi una biella per gomito oppure 2 bielle per gomito. Sembravo gli 883 quando non so dove stessi. Mauro Repetto. Tra l'altro con la testa rossa ci va. Mamma mia, Mauro Repetto la testa rossa. Ha fatto perfetto. Una canzone da solista dopo. Andate a cercarla. Ha fatto una canzone da solista che, se non sbaglio, si chiama Cosce e Teste Rosse, no? No, Cosce e qualcosa. È una cosa, è il capolavoro del trash italiano. Mamma mia. Mauro Repetto, Cosce e qualcosa. Cosce e qualcosa. Ma prego, Repetto. Guarda che carina. Già. Stiamo guardando un MX-5, non so se la potete vedere dalla telecamera là. NA prima serie. Prima serie è proprio carina. Sì. È un ovettino, è proprio, sì, è proprio piccolissimo. Tenera, proprio tenera, sorridente. E tra l'altro, sai una cosa interessante? La Miata, l'MX-5, nasce in America. L'idea era l'importatore Mazda americano, che non mi ricordo come si chiamasse. Lui aveva una Triumph, no? E diceva sempre: cavolo Mazda, cioè perché non facciamo una macchina come una Triumph che però non si spacca? Perché lui era sempre a piedi con questa, forse una TR3, una TR6, adesso non ricordo. Sì, anche quello. Si spaccava sempre, quindi diceva facciamo una macchina così, però reliable, cioè che non si spacchi, no? Io ho sempre pensato una cosa, tra l'altro, che temporalmente mi dà anche ragione. Mazda ha, secondo te, un po' raccolto le ceneri del duetto? Perché? Apri il cofano di un duetto, apri il cofano di un MX-5. Più che ha raccolto le ceneri, ha preso un foglio bianco, ha detto fammi guardare un attimo che lo faccio uguale. Cioè, esatto, cioè, è proprio la continuazione del duetto, sì. Cosa che non ha fatto Alfa sbagliando, ovviamente. Ovviamente, storia recente ricca di queste insensatezze. Comunque, l'MX-5, se tu la guardi e la studi, è un duetto evoluto e lo evolvono fino ad oggi e ancora vende, ancora è divertente. Ma ne hanno non vendute c'ha un dentro milione, più di un cazzo. milione. Allora adesso noi ce l'abbiamo per Academy, no? Quindi ce l'ho lì a portata tutti i giorni, la uso sempre. Quando cambieremo parco macchine, io e Loris già abbiamo detto una a me e una a te, non le vendiamo. ce le teniamo perché sono... Che gli vuoi dire? Cioè... Sono leggere, pesano, è la formula della felicità, motore aspirato, ottimo cambio manuale, corto, ci sono tutti gli ingredienti, no? Noi abbiamo anche quelle col differenziale in autobloccante, quindi... ok, perfetto, quindi se abbiamo fatto qualche lavoretto, assetto, scarico, qualche cavalluccio in più non fa mai male su quelle macchine lì, però 160 cavalli, chi ti fa divertire con 160 cavalli oggi? Per poco peso, 160 cavalli è abbastanza. Guarda, facevo un discorso e vorrei chiederti anche cosa ne pensi sulla potenza che hanno le macchine in questo momento qua, le macchine normali. Per venire giù io ho guidato una E63 AMG nuova, 600 e rotti cavalli, no? Cioè una cosa, 800 newton di coppia, cioè 0 a 100 in 3,8, cioè non mi ricordo neanche quanto fa. Un missile terra-aria. Un missile terra-aria ti fa, secondo me, è come una droga, ti anestetizza, ti toglie il piacere dei trasferimenti di carico, del sentire la macchina che si muove, del capire che cosa sta facendo la macchina, perché vanno così forte le macchine di adesso che non sei
mentalmente abili a capire quello che succede in così poco tempo. Quella macchina lì, io ci andavo ieri, pum pum, fa un casino con le paddle al volante, bellissima macchina, fantastica, spettacolare, però non capivo niente, non sono così sveglio, no? Quindi preferisco... No, poi la dinamica di una macchina così, chi mi viene a raccontare che vanno forte e vanno bene, io non ci credo, perché... ma possono andare forte e bene, togli l'elettronica, sei fuori la prima quello curva. io, cioè, chiaro, l'elettronica lasciandola da parte è normale che la macchina fisicamente non può essere sana. Per esempio, se tu chiedi lezioni di guida a un pilota vero, lui ti dirà sempre: ok, lo facciamo, ma lo facciamo con una macchina con pochi cavalli. Nessuno ti mette su un GT3 RS o Sì. macchine così, perché tanto per arrivare a sfruttare quello ce n'è di strada, ce n'è di esperienza da fare. E infatti. si fa quell'esperienza su macchine leggere con pochi cavalli. Infatti la Masdina per la nostra Academy è perfetta. E noi non insegniamo a fare piloti, insegniamo a fare messa a punto, che è la fase precedente, senza la quale arrivare a fare il pilota secondo me è prematuro. Poi uno può tranquillamente essere velocissimo e non sapersi fare la messa a punto da solo. La storia è piena di piloti così, però è una marcia in più. E poi è il bello, no? Mi ricordo quando giocavo a Gran Turismo che provavi a modificare la macchina, cambiavi il caster e dicevi ma va un po' meglio, va un po' peggio. Sei stato un grande videogiocatore tu? Ma io no, nel senso che no, non tanto. Abbiamo nella nostra sede di Simi a Redwood City abbiamo il simulatore col volante, quindi ogni tanto faccio dei giri. Mi piace un sacco, non sono fortissimo. Io da ragazzino giocavo tantissimo a Need for Speed 2 Special Edition e mi incazzavo come una bestia perché c'era la McLaren F1 che batteva l'F50 e io andavo in bestia. Ma che bella che la Mixer! Ne vedo una da 1 miliardo di anni. Uguale.